Perché un'orchidea muore? Ecco, questa è la domanda che oggi qui dall'orchideria di Morosolo andremo a girare al maestro Giancarlo Pozzi. Andrò proprio a chiedergli ma come mai le orchidee muoiono? Perché le orchidee sono sicuramente fra le piante più amate, ma sono anche fra le piante che, ahimè, tante volte purtroppo muoiono. Andiamo a chiedere al maestro quali sono, secondo lui, i 5 modi per far morire un'orchidea. Giancarlo, quali sono questi 5 motivi? Allora, quello sicuramente principale, parliamo delle Phalaenopsis, eh. La maggior parte delle orchidee che muore in casa muore per troppa acqua. Le orchidee, la maggior parte delle orchidee tropicali sono epifite, mentre le nostre orchidee che vivono nei nostri prati, in Italia ce n'è un casino, ma in tutto il mondo ci sono orchidee, fino alle zone, ai margini delle zone artiche. Le nostre sono tutte terrestri. Nelle zone tropicali la maggior parte è epifita, cioè vive sugli alberi a radice. Questo perché nei millenni si sono arrampicate sugli alberi per andare a cercare la luce. Allora, la causa principale di morte in casa è perché sono troppo bagnate. Le radici aeree, appunto queste radici hanno bisogno di respirare, per questo sono coltivate in corteccia, devono asciugare bene tra una bagnatura e l'altra. Il modo più pratico per capire quando sono asciutte è sentire il peso. La regola è: se il vaso è leggero si bagna, se non è leggero non si bagna, se non si è sicuro non si bagna. Quando si bagna poi si bagna bene, abbondantemente, finché il vaso diventa pesante. Se si mette a bagno qualche minuto finché diventa pesante, se si versa l'acqua da sopra finché diventa pesante. Ecco, non bisogna tenere l'acqua nel sottovaso. Generalmente si mette il coprivaso, il sottovaso. Fate in modo che il vaso non tocchi l'eventuale acqua che resta nel sottovaso. Questo si può fare mettendo della gira espansa, del ghiaietto, o comunque un materiale inerte che non fa muffe, in modo che il vaso non tocchi l'eventuale acqua nel sottovaso. Un'altra cosa, d'inverno non vanno bagnate con l'acqua fredda. Sono piante che vivono in zone tropicali a livello del mare o quasi, per cui vogliono caldo. Se le bagnate con l'acqua fredda d'inverno è un casino. Per cui d'inverno l'ideale è bagnare con l'acqua a 30 gradi, 25-30 gradi. Ultima cosa dell'acqua è avere un'acqua di una qualità decente. Acque che non sono acque molto cattive non vanno bene, perché generalmente in natura vengono bagnate dall'acqua piovana. Ci vuole un'acqua cioè, che non sia eccessivamente calcarea, che abbia una buona qualità dell'acqua. Secondo punto, la temperatura. Le Phalaenopsis sono piante da caldo. Se le tenete a freddo crepano sicuramente. L'ideale è coltivarle sui 20 gradi di notte d'inverno. A 15 gradi cominciano ad avere problemi, cioè perdono i boccioli. Sotto, diciamo che sotto i 15 gradi muoiono velocemente. Un altro problema sono i colpi d'aria fredda d'inverno. Se in casa c'è molto caldo e fuori è freddo, quando aprite le porte e le finestre dovete fare in modo che l'aria fredda non investa direttamente la pianta, perché sono colpi d'aria che sono micidiali. Come si diceva in una famosa rivista americana di parecchi anni fa, c'era un articolo geniale che diceva che sono signore che vivono in case caldissime, mi piace sempre raccontarla questa storia, e quando si alza la mattina spalanca le finestre per cambiare l'aria, magari con fuori sotto zero. Allora, questo articolo qui diceva che se queste signore vogliono sapere se va bene per le Phalaenopsis, dovrebbero vedere anche loro nude come le Phalaenopsis. Capiscono subito se va bene o no. E così è. Direi che questi sono i problemi principali. Poi una buona concimazione, vanno concimate. Cioè, l'acqua, vabbè, per dargli da, bagnare, da bere, ma bisogna anche mangiare. E le Phalaenopsis hanno un buon appetito. Andrebbero concimate regolarmente, una buona regola è concimare ogni 3 bagnature, cioè ogni 3 volte che si bagna, la quarta volta prima si bagna con l'acqua e poi si ribagna col concime diluito nell'acqua. È sempre meglio non concimare mai una pianta asciutta, ma prima bagnarla e poi subito dopo concimare. Oltretutto, quando è bagnata ne basta pochissimo, perché quando versate poi il concime da sopra, quando esce da sotto basta, è sufficiente, ve lo prende. Mentre invece con la pianta secca, con la pianta asciutta, la maggior parte passa senza fermarsi. Per cui direi che queste sarebbero le Poi mi regole. dicevi anche del barchi, giusto? Sì, ecco, è un'altra cosa, loro sono coltivate in barca, è corteccia per orchidee, che serve appunto per le piante epifite perché lascia circolare l'aria, è materiale organico che lascia circolare l'aria. Mentre nei paesi tropicali usano molto la carbonella oppure roccia vulcanica perché non hanno i bark o coco, nei paesi temperati come in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone si usa il bark, che è corteccia di Douglas che è trattata per perdere resine, solo che il bark ogni 3 anni si decompone.
praticamente ogni 3 anni va cambiato, va sostituito, perché quando si decompone non è più bark, diventa terra, le radici non hanno più aria, tendono a marcire e man mano vedete che fa tante radici aeree fuori, perché sempre ha qualche radice aerea, qualcuna. Quando vedete che ne fa tante tante fuori è perché dentro le radici sono marce, perché sono asfisiate, cioè non hanno più l'aria. Per cui ogni 3 anni bisognerebbe cambiare il bark. Però quando comprate una pianta fiorita, quella pianta lì ha già il bark che ha 1 anno, per cui dovete cambiarla entro 2. Quando lo cambiate voi, una buona cosa è mettere su un'etichetta la data di cui è stato cambiato il vaso, ma saprete più o meno quando ero di cambiare il vaso un'altra volta. Un'altra cosa, l'epoca migliore per cambiare il vaso alle piante monopodiali come le Phalaenopsis, Vanda Graecum così, è di farlo fine primavera, inizio estate, tra metà maggio e metà giugno. Questo è il periodo di massima radicazione.